Ciao ragazzi, bentornati su un nuovo video. Oggi progettino super rapido. Ho un problema perché avrei bisogno di montare questo supporto per il telefono sulla mia bicicletta, solo che ha il manubrio un po' largo, quindi non riesco di fatto a usare il suo laccetto, che normalmente funzionerebbe benissimo. E in più però vorrei aggiungerci anche un'altra cosa, cioè questo supporto che in realtà da un lato ha il supporto per attaccarci ad esempio il ciclocomputer come il Garmin, oppure anche tutte le torce per l'illuminazione. L'idea di fatto è sfruttare i due attacchi delle viti sotto il manubrio per poter attaccarci una sbarretta, in questo caso d'acciaio, in cui da un lato vado a creare l'alloggiamento per il portatelefono, dall'altro lato invece vado a creare i due fori su cui far passare due viti per attaccare direttamente il supporto per la torcia. Visto che sarà soggetto a tante vibrazioni, andrò a utilizzare questa piastra qua, che è più spessa, penso sia un paio di millimetri. Cerco di ritagliarci una sbarretta con la smerigliatrice. Il motivo per cui vado a fare tutto quanto questo lavoro di ritaglio è perché non ho a casa una sbarretta d'acciaio. Comprare una barra da 6 metri è un po' uno spreco. Non lo faccio invece in ferro perché anche se zincato, comunque se si va ad esempio al mare arrugginisce. Per quanto riguarda invece l'alluminio, non voglio andarlo a fare in alluminio perché ho già provato a fare un supporto per il telefono, spesso circa 1,5 mm, e dopo neanche 40 km mi si è completamente distrutto. Ci sono due modi per segnalarla. La prima è utilizzare una squadra tipo questa, si posiziona la barra, lì si misura circa 20 mm, 15-20 mm e poi lo si segna col pennarello. Altrimenti sarà molto più veloce e utilizzare direttamente un calibro. Le punte solitamente sono fatte di materiale molto più duro e quindi prendendo la misura di 15 mm e seguendo l'altro bordo si va a tracciare direttamente questa linea sul metallo. Metodo molto più veloce e soprattutto non hai il problema che il pennarello di fatto ha uno spessore, comunque diventa una misura meno precisa, invece la linea tracciata dal calibro è molto sottile ma comunque visibile. Andiamo a montare un disco per l'acciaio è più duro da tagliare rispetto al ferro, quindi se andassimo a usare un disco da ferro magari riusciremo anche a tagliarlo, però rischieremo di far fuori metà del disco. Lo montiamo sulla smerigliatrice angolare classico e andiamo a tagliare. Per poterlo tagliare comodamente ho creato questo mega crocchione. Praticamente ho fissato alla morsa questa sbarra di metallo in maniera tale da poter avere la direzione di taglio che è comoda, diciamo, perpendicolare rispetto al bancone. Tagliata la sbarretta, in realtà non è proprio drittissima, infatti non so se si noti però non sono parallele, però penso che lo tengo così perché così nei due punti di fissaggio al manubrio, dove di fatto ci sono i fori che vanno a indebolire la struttura, ho uno spessore maggiore e quindi vado a compensare i fori. A questo punto ho anche accorciato la barretta da un lato e dall'altro, da un lato perché era storto, dall'altro perché era troppo lungo. A questo punto bisogna andare a togliere tutte queste bavette di metallo e per farlo vado a montare un disco con tutte queste lamelle di carta vetrata e vado a rifinirlo con quello. Tracciate con il calibro prima di tutto una linea longitudinale e poi due linee orizzontali per trovare la distanza giusta di fori, e poi tramite questo attrezzo, che non è altro che un punzone, è una punta molto dura che se battuta col martello lascia sull'altra estremità una tacca, che di fatto sono questi due puntini qua, 1 e 1 2, che permettono di andare a guidare la punta del trapano. Come potete vedere ho fatto questo doppio foro qua, perché? Perché così posso andare ad aggiustare l'orientamento della torcia. Ma adesso non resta altro che provare a montare tutto. Come vi dicevo prima, andando in bici ci sono molte vibrazioni, di conseguenza tra il metallo e l'attacco vado a metterci della gomma. Potrei andare a utilizzare questi che si chiamano O-ring, sono delle guarnizioni che si usano ad esempio anche nei rubinetti. Io voglio invece avere più superficie possibile di contatto anche per una maggiore stabilità, di conseguenza provo a utilizzare una camera d'aria di una fat bike, magari utilizzandolo in più strati. Anche l'occhio vuole la sua parte, quindi vado a rifinire la superficie della mia barretta utilizzando una smerigliatrice con un po' di carta vetrata. Creerà una texture forse interessante, vediamo.
questo punto ragazzi non rimane altro che andare a montare tutto, quindi pulizia, acqua e alcol e niente, speriamo che vada tutto bene. È arrivato il momento di montarlo, vediamo subito il risultato finale. Dire che sono proprio soddisfatto del risultato finale. Come avete visto, la placca in metallo è sostenuta in parte anche dal telefono tramite il laccetto in gomma e il telefono appoggia per metà sopra il manubrio. Ho aggiunto una piccola fascia di camera d'aria con due velcri in maniera tale che il telefono non sia sostenuto soltanto dal manubrio ma addirittura vi sia in parte anche fissato. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.